Sono le 23:59. Andiamo a spegnere il telefono. Lo inseriamo in questa busta. Sigilliamo per bene. Assurdo. In realtà ho dovuto sistemare due cose al computer, ma adesso lo chiudiamo definitivamente. Via la luce. Buongiorno, inizia ufficialmente la nostra settimana senza tecnologia. Non posso usare il mio spazzolino. Vabbè. Adesso vi spiego meglio l'idea. Allora, non toccare minimamente il telefono che è sigillato, non toccare neanche gli altri mille telefoni che mettiamo qua dentro, né tantomeno il computer, niente di certo Apple Watch, niente televisione, quindi niente internet, niente social, niente Instagram, niente YouTube, niente di niente, cercando poi di evitare il più possibile qualsiasi altra forma tecnologica, con qualche piccola eccezione, a partire ovviamente dalla fotocamera con cui registrerò tutta questa baracca, batteria della fotocamera con cavo di ricarica e questo simpatico Nokia che utilizzerò solo ed esclusivamente per le emergenze. E userò per registrarmi anche la Osmo Action. Tanto di base le fotocamere non possono interagire con niente se non con me, quindi non rompete le scatole, se no non potrei fare il video. È la prima volta che il mio zaino tecnologico non è tecnologico. Dal portafoglio devo togliere tutte le carte con i microchip. Sarò costretto a portarmi dei libri. Questo e questo che devo finire. Mettiamo anche il nostro iPhone sigillato, che sarà l'unica cosa che mi porterò, ma appunto è sigillato, più tutti i vari fogli dell'hotel. Mamma mia, chi usa più i fogli di carta per le prenotazioni? Possiamo partire. Stavo per prendere l'ascensore ma niente. Comunque, per contestualizzare, sto andando in vacanza con i miei genitori. Infatti la valigia con i vestiti ce l'hanno loro. San Vincenzo. Cioè 4 ore di macchina senza telefono è già un successo. 41. Oppa. Carino. Letto, camera matrimoniale, cucina. Andiamo al mare. Ma che bella spiaggia. Nuvole. Non so se sia possibile arrivare al mare e non fare una storia su Instagram, però evidentemente sì. Tra l'altro continuo a toccarmi perché penso di avere il telefono addosso ma non ho niente. Sono a 16 ore senza telefono. Ero tranquillo a leggere un libro e ha iniziato a diluviare. Ottimo. Devo dire che però questo pomeriggio sta passando alla grande. Chiaramente il fatto di essere in un posto nuovo, al mare, aiuta. Ma soprattutto il non avere fisicamente il telefono da poter prendere in mano, chiaramente non me lo fa utilizzare. Ottimo, direi. Allora, ha piovuto tutta la sera, quindi non proprio il massimo, però siamo andati a mangiare. Poi ho giocato a scacchi e a carte con i miei cugini. E adesso letto, nonna che dorme, notte nonna. Buongiorno, ci sono 10 gradi. Inizia il secondo giorno senza tecnologia. Io la banana non la mangio. Io contavo di avere il mare come distrazione e invece c'è la spiaggia vuota. Ho recuperato un po' di cartine, volantini per capire cosa si può fare con la pioggia. Senza Google è difficile capire cosa fare. Come si fa? Devo leggere. Ci sta. Ho disperato bisogno di informazioni. Profondo rosso. Perfetto. Prima volta in vita mia che prendo un giornale. Abbiamo un giornale. Il giornale. Sotto l'ascella e via. A tavola. Spegniamo la televisione. Ti pesto alla genovese. Penso che sia la prima volta da anni che non vado al bagno senza il cellulare, il che è preoccupante. Sì, diciamo che in questo abbandono della tecnologia mi sto anche dimenticando della fotocamera. Però meglio così, quindi non so quanto riprenderò. C'è mio papà che sta guardando il Gran Premio, però io non posso guardarlo. Dannazione. Non bello. Con questa storia che non posso usare neanche la tecnologia, veramente non sono libero da qualsiasi cosa, è bellissimo. Pensavo avrei sentito molto di più la mancanza in questi primi 2 giorni. Perché guardare la televisione quando puoi sederti e guardare il mare, le onde, le nuvole, il temporale che sta arrivando? Spettacolo. Giro turistico di San Vincenzo. Comunque il trucco per non sentire la mancanza di tecnologia è fare cose e camminare in giro senza fare niente. Ho perso i miei genitori. Vediamo se senza telefono riesco a trovarli. Non trovo la mamma. Però la macchina è qua, loro non ci sono, quindi seguiamo i parenti. Guarda che posticino. Cacciucco. Bene, sono 48 ore che non sto usando nessun dispositivo con connessione a internet e sono ancora vivo. Giorno 3. C'è il sole. Primissima cosa, devo sapere com'è andato il Gran Premio e non ho fonti di informazione. Abbiamo la gazza. Ma che bella giornata. Lunedì 29 luglio per gli scettici. Il vento.
Vettel c'è. Mio Charles. Beh, tra guardarmi il Gran Premio alla televisione chiuso in casa e leggermi il giornale qua in riva al mare, ovviamente preferisco guardarmi il Gran Premio chiuso in casa. È arrivato il maestrale. Ho comprato questi fantastici occhiali, 5 euro. Abbiamo giocato a biglie, abbiamo fatto il bagno con le onde. Per sopperire alla mancanza di orologio, sostanzialmente metti le mani, ok, e ogni spazio tra le dita dal sole al mare sono le ore di luce, quindi dovrebbero essere più o meno le 6:30, 7. Andiamo a giocare a ping pong. Tra l'altro mi sono ustionato, stavo dominando il torneo di ping pong, poi ho perso 2 partite. Probabilmente se avessi avuto il telefono e tutte le altre cose sarebbe stato difficile non usarli, ma proprio non avendolo non ho neanche la tentazione. Oh, guardate che tramonto. Altro che gli sfondi del MacBook. La prima considerazione è che per vivere totalmente senza tecnologia dovrei tipo vivere da solo, perché andiamo in macchina e mia mamma usa il navigatore e di qui, di là e tutto quanto ormai. L'altra considerazione è quante volte io magari faccio una cosa proprio con l'idea di dire ok, la metto su Instagram, che sì, ok, va bene, ma fino a un certo punto. Cioè io adesso sarei qui a fare tutte le storie, a postarle, e invece sono qui a parlare lo stesso a una videocamera, ma sto facendo il video, quindi sono scusato. Ecco, a proposito di video, per come sono fatto io sarebbe veramente difficile non fare proprio video, perché a me piace questa cosa qui. Al di là di mettere la roba su YouTube o così, io per come sono fatto voglio avere dei ricordi della mia vita. Io quando sarò vecchio voglio potermi mettere lì e dire ah, ecco quando feci la settimana senza il cellulare, senza internet. In realtà la verità è che sto impazzendo senza tecnologia e non me ne sto rendendo conto. Mi troveranno morto nel sonno. Arrivo a casa e c'è la mamma su Instagram. Questi giovani d'oggi. Quante storie hai messo? Giorno 4 senza tecnologia. Pappadale investe Nadal. Si va a giocare a tennis. Terra rossa. No! Sono morto. Dove vogliamo wifi. Altra giornata quasi giunta al termine. Oggi è stata una giornata sportiva. Tra l'altro sono andato a correre. Mi sono fatto i miei 5 km sulla spiaggia. Comunque abbiamo ufficialmente superato la metà del nostro esperimento. E io adesso mi pappo un altro tramonto. Tra l'altro ho avuto un sacco fortuna, perché qua in questo villaggio il telefono non prende da nessuna parte. E quindi io so che se avessi avuto telefono, computer e tutto quanto sarei sicuramente impazzito molto di più. E invece senza niente io sono libero come l'aria. E l'altra cosa interessante è che io non ho mai avuto particolare voglia di leggere, e invece sto iniziando ad apprezzare la lettura. Comunque adesso sono morto e mi sa che andrò a dormire. Per oggi è tutto. Buongiornissimo, anche se ormai è sera. Oggi mi sono dimenticato addirittura della fotocamera. Sto tornando a essere un uomo del medioevo, quindi proseguirò la giornata abbandonando anche questa stessa fotocamera. Sto avendo modo di riflettere su un sacco di questioni. Poi a fine settimana ne parliamo. Che vita. Anche quest'oggi mi sono completamente dimenticato della tecnologia e tutto procede secondo i piani. Domani è l'ultimo giorno e poi potrò riagguantare il mio telefono e aprire Instagram. Pappadale sempre con sto telefono in mano, ma non ti vergogni? No foto! Goditi il momento, non fare le fotografie. Ultimo giorno. Il tempo vola quando ci si diverte. Negli ultimi 3 giorni sarebbe potuta esplodere una bomba su Milano e io non avrei saputo niente. Chissà se sono ancora vivi tutti i miei amici. Potrei mandare una cartolina. Volevo comprare un giornale, ma qua tutto chiuso, tutto deserto. Niente giornale. Questa esperienza si è rivelata completamente diversa dalle mie aspettative. Sapete la cosa che mi manca di più qual è? Che io nella mia vita mi faccio un sacco di domande stupide perché non mi ricordo quella cosa lì, o perché magari voglio sapere qual è quell'isola che si vede in lontananza e voglio avere risposte subito, e quindi di solito apro il telefono, guardo, mi do una risposta e poi mi dimentico subito dopo. Invece questa settimana l'ho vissuta nella totale ignoranza, ma in realtà sono riuscito lo stesso a trovare tutte le informazioni che mi servivano. Devo dirvi che mi ci voleva questa vacanza col mare senza fare assolutamente niente, se non questo reportage della mia settimana dove non ho fatto niente. Ci ho capito ben poco, perché comunque essendo in un posto nuovo, in vacanza, al mare, è chiaro che non puoi fare il confronto con la tua vita normale in città. Certo mi manca chiaramente l'essere costantemente in contatto con i miei amici, parlare, fare, soprattutto perché io grazie a YouTube ho tantissimi amici che magari vedo una volta all'anno ma ci sentiamo tutti i giorni, e
questa forse è la cosa che mi manca più di tutte. Passare metà giornata su Instagram a guardare le storie degli altri, a guardare gli altri che sono al mare e basta, non è che mi manchi così tanto. Devo essere sincero, non perché siamo su YouTube, però a me Instagram sta iniziando a stufare un pochettino, cioè sta diventando un pochino marcio. Non so come spiegarvi, magari prenderà una buona direzione e tornerà a essere il social che mi piaceva tanto, però così preferisco di gran lunga YouTube, anche per interagire con voi, per parlare delle mie opinioni. E poi l'altra cosa impressionante è che nel momento in cui tu non utilizzi il telefono ti rendi conto di quanto le altre persone intorno a te lo utilizzino. Cioè da mia nonna a mio cugino piccolo, tutti quanti sempre in mano con sto telefono, nel bene e nel male, chiaramente io sono uno che è dalla parte della tecnologia sempre e comunque, però come tutte le cose va usata nel modo giusto. Giusto per fare l'esempio opposto, se uno, che ne so, passa la giornata a leggere dei libri inutili solo per intrattenimento, non è che cambi troppo come cosa, non è che Instagram è il male perché è Instagram e i libri sono il bene, per dire. Però sicuramente penso di aver riordinato il cervello, soprattutto mi ci voleva molto questa pausa, e soprattutto ai miei colleghi youtubers o creatori di contenuti consiglio di ogni tanto prendersi una pausa, perché non sembra, però ogni giorno pubblicare cose su Instagram, su YouTube, video, poi impazzisce a un certo punto. Quindi secondo me questa vacanza mi ha dato la carica per spaccare tutto e adesso non ci ferma nessuno. Quindi una cosa che mi manca tantissimo è non avere al polso niente. Io da quando ho 10 anni, nel 90% della mia vita ho sempre avuto un orologio al polso, e paradossalmente non avere l'ora mi ha dato tanta più libertà. E ancora più paradossalmente, senza ora non sono mai arrivato in ritardo a nessun appuntamento. Per quanto riguarda il discorso dormire meglio così, sapete che magari tenere il telefono acceso e andare a dormire dopo aver visto per un'ora il telefono non è proprio il massimo. Non ho avuto modo di capirlo sinceramente, perché comunque dormire in un letto nuovo, un giorno ho dormito malissimo, un giorno benissimo, quindi cercherò di non usarlo troppo prima di andare a dormire. E anche come prima cosa da guardare appena ci svegliamo, no? Pensate quante volte magari vi svegliate e passate mezz'ora nel letto a guardare il telefono. È lì che bisogna cercare di limitarsi, secondo me. Eliminare completamente la tecnologia non ha proprio senso, se non appunto ogni tanto per fare tipo un Ramadan tecnologico, che secondo me ci sta. Quindi vi consiglio di farlo una settimana, ma anche solo un giorno, 2 giorni. Provate, non costa niente, non muore nessuno. Non muore nessuno, tranquilli, se non postate 2 storie su Instagram o qualche altra cosa. Io mi guardo questo ultimo tramonto sul mare e poi mi lancerò sul mio telefono, che devo riprendere i contatti con il mondo. Oggi è il giorno della mia redenzione, sabato 3 agosto 2019. Il sigillo è ancora intatto, non c'è trucco e non c'è inganno. Sono emozionato. Ok, oh, il mio tesoro! Penso che da quando l'ho comprato non sia stato spento neanche un giorno, quindi vediamo se si riaccende. Sì, finalmente tra le mie mani! Raga, vi giuro che è stranissimo tenere in mano un telefono, soprattutto perché io ormai mi ero abituato, ma mi sembra una roba gigante adesso da tenere in mano. Sono curiosissimo di aprire Instagram, vediamo. Non si apre, ho tipo una quantità infinita di messaggi. Salve amici, mi siete mancati. Subito una storia su Instagram, tac, guardate qua. E tutta la settimana, a parte oggi vabbè 2 minuti, non ho usato Instagram. Tempo di utilizzo 0 minuti al giorno. E niente, ho usato mezz'ora il telefono e poi si è scaricato. Quindi mi sono goduto questo ultimo giorno. Adesso devo tornare a Milano dalla mia tecnologia. Non ho ancora aperto le mail e neanche i messaggi di WhatsApp che ho sull'altro telefono. Direzione Milano, ascensore di casa. Sto tornando dal mio amore. Alexa, sono tornato. Bentornato in agitare. Niente raga, mi sono messo qui al mio computerino. Non pensavo mi è stato più traumatico riprendere tutto il mood organizzazione social, sentire amici, rispondere, fare, che abbandonare completamente la tecnologia. Mi sono visto tutti i messaggi di WhatsApp e devo rispondere ancora a un sacco di roba. Il problema della vacanza è il rientro. Però in realtà devo dirvi che in queste prime ore di ritorno alla tecnologia sento di farne un utilizzo più consapevole. Adesso però dovrò montare questo video qua. Bene, quindi video montato, è venuto un po' minestrone, ma spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra opinione, fatemi sapere se anche voi farete questa cosa qui. Io accendo la fotocamera e passano le ambulanze. Sarebbe interessante anche magari estremizzare la cosa e provare a vivere senza proprio nessuna forma di tecnologia intesa come strumento costruito dall'uomo. Quindi andare tipo in un bosco senza vestiti, senza rifugio, senza cibo, ma probabilmente morirei dopo mezza giornata. Per il momento però da Yaki era tutto. Sembrava impossibile, ma ce l'ho fatta.